Il nostro viaggio inizia dall'aeroporto di Bergamo, dove è giusto il tempo di imbarcarci sull'aereo e dopo 4 ore vediamo l'isola di Forteventura. Poi ovvio, qui eravamo cotti, per cui il tempo di prendere la macchina e si va a casa a dormire. Ma il giorno dopo ci svegliamo di buona lena e andiamo verso la prima meta, le dune di Coraleio, dove una volta arrivati non ci resta che esclamare: è tutto deserto! Ma c'è la bandiera rossa, ecco un mostro di deserto, cestini. Dopo aver fatto una breve lista delle cose che ci sono, non ci resta che fare alcune foto e recarci a Coraleio, dove ci togliamo lo sfizio di un bagno. E subito siamo nuovamente in viaggio. Abbiamo la fortuna di imbatterci nella fauna del posto. No, è un caprone. Ma è qui che ci viene una grande idea. Ciao a tutti, adesso abbiamo deciso di salire su una duna. Non so quale. Il clima è afoso, il vento è forte, ma speriamo di riuscire in questa impresa. Terminata la scalata siamo nuovamente in viaggio, questa volta verso nord, verso il paese dei pescatori Maianicio, dove una volta arrivati ci accorgiamo che la strada non è affatto asfaltata, ma il navigatore funziona benissimo. Svolta a destra e poi Canale Maianicio. Ed una volta parcheggiato ci accorgiamo che il posto è stupendo. E infatti vi consigliamo di andare a vederlo. Concludiamo la giornata all'isola dei popcorn, che è una cosa di Instagram, per cui vi lasciamo 2 foto e si va a dormire. Classica sveglia presto e ci mettiamo in macchina per andare verso la Playa de Sotavento de Jandia, dove percorreremo la costa. La strada ovviamente è uno sterrato incredibile, persino il navigatore si confonde. Sei giunto a destinazione. Bene. Siamo arrivati alla spiaggia di Sotavento, spiaggia che cambia con le maree e molto amata dai kitesurfisti, la bassa marea che ha delle piccole lagune dove si può anche fare il bagno ai piedi o forse anche al corpo. Qui ci incamminiamo e scopriamo 2 pessime notizie. La prima è che il vento forte fa sbattere contro i nostri polpacci dei granelli di sabbia a una velocità potentissima, e la seconda è che la spiaggia è costellata di nudisti, ma ci accorgiamo anche che è piena di vele e di sportivi che fanno questa specie di surf con questa vela che si piega e li trasporta, e andiamo col solito bagno. Ma non tutti se la passano bene. Intanto mi stanno perforando le gambe i granelli di sabbia trasportati dal vento. Ma nonostante una folle corsa, L'acqua continua a restare bassissima. e dopo un velocissimo bagnetto ci riattiviamo e ci spostiamo verso la città di Monroyable, nel sud, dove troviamo pappagalli, fari, una bella passeggiata e un animale leggendario. E al ritorno ci fermiamo nuovamente a Cala di Sotavento per farvi vedere la sabbia che uccide i polpacci. La sera ci mangiamo una bella paella nella città di Coraleio, di cui vi parleremo un'altra volta. Giorno 3 inizia con una bella panoramica della casa. Abbiamo una stanza da letto, un bagno, un'altra stanza da letto adibita a valigia, un soggiorno e un bellissimo balcone con vista, con tanto di divanetti. Il nostro appartamento si trovava a Calle Fiumapaire, zona di Park Holland. Partiamo subito verso Villa Verde. Questo giorno gireremo un sacco. A Villa Verde andiamo a vedere i mulini a vento. E non possiamo esimerci dal salire e scendere.
Terminati i mulini, ovviamente la strada è un bellissimo sterrato dove persino la stabilizzazione della camera ci saluta. Ci spostiamo verso Calderon Hondo, il vulcano, percorrendo ovviamente uno sterrato. Abbiamo raggiunto questo posto che si chiama il Calderon, che se dovete vedere prendete una macchina un po' più alta, così vi divertite anche a fare tutti questi sterrati. Qui la strada era particolarmente impervia, ma subito abbiamo una grande sorpresa: troviamo delle ardillas, ghiotte di pane. E il Calderon Hondo, questo buco, passa diciamo in secondo piano perché ci dedichiamo a dar da mangiare alle ardilla, anche se poi scopriremo esserlo vietato perché si tratta di creature invasive della zona. Queste sono creature pericolosissime, non dovete assolutamente dargli da mangiare, ma diciamo che un pezzettino di pane non può che fargli bene. E sono anche particolarmente fotogeniche poiché si prestano a scatti indimenticabili. Ci spostiamo verso il mirador de Ghise Iaiose, dove scopriamo che dar da mangiare agli scoiattoli è proibito. Qui vediamo i due bronzi, Ghise e Aiose, e non possiamo fare altro che stringere amicizia. Lasciamo il mirador e percorrendo una bellissima strada panoramica a picco Sun Canyon arriviamo a Betancuria. Che oggi è un piccolo paesino, ma un tempo è stata la prima capitale delle Isole Canarie. Ci spostiamo verso Aiui, famosa per la sua spiaggia di sabbia nera finissima. Da qui, con una passeggiata panoramica, si possono raggiungere delle bellissime grotte. Proviamo ad andare avanti. Ma ovviamente essendo buio non si vede niente e qui finisce il terzo giorno. Ovviamente a fine giornata eravamo cotti. Così si conclude la prima parte del video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se siete interessati a vedere la seconda parte che uscirà quando avrò voglia di montare il video, iscrivetevi al canale e buone cose.